Ciao a tutti, la persona giusta è quella alla quale vuoi bene, non quella di cui sei innamorato o innamorata. Allora, perché sto dicendo questo? Perché l'innamoramento è, diciamo, è un fenomeno strano, un fenomeno prevalentemente emotivo, un fenomeno prevalentemente emozionale. Per cui quando sei innamorati intanto non si mettono in atto più le cosiddette verifiche di realtà, cioè si hanno le cosiddette fettine di prosciutto sugli occhi. E quando hai le fettine di prosciutto sugli occhi tendi a idealizzare eccessivamente la persona, tendi a non vedere praticamente le cose che non ti vanno di quella persona. Cioè, quando si è innamorati si invertono i codici di piacere o sofferenza. Siamo disposti a fare delle cose che normalmente non faremmo e troviamo normale farle, troviamo giusto farle. Il problema quali sono? Sono due problemi fondamentalmente da questo punto di vista. Il primo problema è che facilmente ci innamoriamo di chi ci amplifica i nostri turbamenti, per cui ad esempio di chi ci fa vivere magari il senso dell'abbandono, il senso del rifiuto, cioè è difficile innamorarsi di una persona che amplifica dei piaceri, cioè l'innamoramento è quasi sempre genera dei tormenti e questi tormenti che genera l'innamoramento, come dire, entrano dentro, come dire, e ci fanno stravolgere la realtà, cioè entriamo in una realtà un po' delirante, viviamo una sorta di tormento, viviamo una sorta di situazione pesante da un punto di vista emozionale. E quindi cosa succede? Succede che noi appunto stiamo e dedichiamo il nostro tempo a una persona che magari ha come dire, dei valori completamente diversi dai nostri, delle situazioni completamente diverse dai nostri. Quindi passiamo un bel po' di tempo, diciamo così, a soffrire senza ottenere quello che vogliamo, diciamo, di fatto, e quindi soffriamo, inseguiamo questa persona, viviamo questo tormento, questa cosa. Poi le cose possono prendere due strade, intanto perdiamo del tempo, diciamo le cose come stanno. Poi se prendiamo la strada in cui magari anche questa persona per i nostri comportamenti eccetera si coinvolge e iniziamo una relazione, cosa succederà? Che dopo un po' l'innamoramento, più questa persona si coinvolgerà, tra virgolette, più l'innamoramento decadrà. Decadrà perché al massimo può durare qualche anno, diciamo così, ma proprio al massimo, se le cose vanno bene, se no anche di meno. E quindi ci troveremo, e magari però nel frattempo abbiamo già fatto due figli, per fare un esempio, siamo andati a convivere, abbiamo fatto un sacco di cose, e quindi a quel punto lì, poi che succede? Succede appunto che una volta che finisce l'innamoramento cade il velo del tempio e vediamo la realtà per quello che è, vediamo questa persona per quello che è. E quindi, e quindi cosa succede? E quindi succede che noi ci ritroveremo un sacco di problemi con una persona che di fatto capiremo veramente che non ci interessa perché ha dei valori culturali, delle situazioni completamente diverse, atteggiamenti, eccetera, diversi dai nostri. Finito l'innamoramento, queste cose qua, diciamo, le vediamo tutte. E quindi ci ritroveremo però un sacco di problemi. Ripeto, i problemi ci ritroviamo perché se non è successo niente nel frattempo, che insomma non abbiamo preso dei vincoli in comune, non abbiamo fatto il mutuo della casa, non abbiamo fatto un figlio, non siamo andati a convivere, magari chissà che cosa, eccetera, eccetera, allora va bene, la cosa finisce lì. Ma se nel frattempo abbiamo fatto delle cose, viene fuori un casino. Viene fuori un casino perché poi ti ritrovi a doverti togliere dai piedi una persona e che sarà difficile farlo proprio per le cose oggettive che hai messo su con questa persona. E, e quindi, come alla fine, perderai altro tempo. Quindi perdi tempo prima perché soffri senza ottenere niente. Perdi tempo dopo perché scopri che è la persona sbagliata, ma a quel punto lì, avendo già fatto dei passi, diventa poi altri problemi a togliertela dai piedi. Questo è il fatto. Mentre invece una persona alla quale vuoi bene, che non c'è questo velo di innamoramento, non c'è questo fettino di prosciutto, e riesci a vedere bene la realtà, quindi riesci a capire se è una persona che ha i tuoi valori, se è una persona con la quale che ha uno stile di vita che ti piace, se è una persona che affettivamente ti dà qualcosa, insomma, riesci a capire tante cose, per cui se fai un passo da quel punto di vista lì, lo fai con cognizione di causa, come dire, capisci bene se è la persona giusta o meno, non hai, diciamo, tundimenti fisici, non hai
situazioni deliranti. E questo è fondamentale, perché se tu hai situazioni deliranti non riesci assolutamente a vedere la realtà. Quindi sicuramente la persona della quale sei innamorato è quella sbagliata. Quindi sicuramente la persona della quale sei innamorato o innamorata è la persona sbagliata. La persona giusta è quella alla quale vuoi bene, senza avere questa cosa qua. Quindi devi rendertene conto. Ogni volta che sei innamorata, deve scattare dentro di te un meccanismo che ti fa dire no, questa è la persona sbagliata. Poi, se ti vuoi vivere il pathos, vuoi viverti un po' di emozioni così, va benissimo, ma non devi mai pensare di fare qualcosa, di costruire qualcosa con questa persona, perché sarebbe un'ecatombe. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.